Ollie. Con l'ollie possiamo sollevare la tavola in aria senza usare le mani. L'ollie è stato inventato verso la fine degli anni 70 da Alan Gandalf, soprannominato appunto Ollie. Però c'era un problema: questo ollie funzionava solo su superfici verticali. L'ollie, come lo conosciamo tutti oggi, è nato nel freestyle, grazie a Rodney Mullen che l'ha introdotto all'inizio degli anni 80, di fatto rivoluzionando il mondo dello skate. Prima di mettervi a provare l'ollie, assicuratevi di aver acquisito le skill di base, quindi spingersi, saper andare in tail stop. Nel dubbio potete proprio rivedere i miei tutorial sulle basi e i primi trick. Quando un ollie è eseguito bene, l'impressione è quella di avere la tavola incollata ai piedi. Il trucco è tutto nel pop, ossia un colpo di coda molto rapido, molto secco, che ci fa sollevare la tavola praticamente in verticale. In questo modo col piede anteriore possiamo strusciare sul grip fino ad arrivare al nose e quindi tirare sulla tavola, rimetterla a livello del terreno e atterrare. Questa è la posizione dei piedi. Vediamo che il piede anteriore si trova spostato un po' all'indietro. Se guardate le viti del track dovete stare un pochino più indietro, mentre il piede posteriore sta sul boldo del tail. Una volta posizionati i piedi, prepariamoci a saltare abbassandoci molto sulle ginocchia. Ora con un movimento veloce dobbiamo cercare di saltare facendo sbattere velocemente la coda sul terreno. Il piede posteriore quindi spinge verso il basso, mentre quello anteriore si sposta verticalmente verso l'alto. Le braccia sono lanciate verso l'alto. Appena la tavola è in questa posizione, il piede anteriore si sposterà velocemente in alto e poi in avanti, mentre il piede posteriore va sollevato velocemente da terra. Questo consente alla tavola di sollevarsi e di rimettersi in una posizione orizzontale. Mentre iniziamo a scendere giù, distendiamo leggermente le gambe e prepariamoci all'atterraggio, ammortizzando il più possibile sulle ginocchia. Errori comuni. Il primo errore che vi capiterà di fare tante volte sarà questo, ossia la tavola si alzerà magari da terra ma il tail non toccherà. Questo succede quando cercate di sbrigarvi a spingere in avanti con il piede. Invece date il tempo alla tavola di mettersi in verticale o quasi. Solo a quel punto spingete in avanti col piede. Un altro errore molto comune è questo, ossia in atterraggio tengo le gambe subito distese, dritte. Questo, oltre a essere sbagliato, è anche molto pericoloso perché è il modo migliore di farsi male, non solo negli ollie ma in qualsiasi altro trick. Quindi ricordatevi sempre di piegarvi bene sulle ginocchia durante l'atterraggio e di mantenere sempre anche le braccia molto larghe. Imparare l'ollie può diventare un'esperienza frustrante a volte, perché dopo giorni, settimane i vostri ollie saranno qualcosa di simile a questo, con la tavola che si stacca a malapena da terra, incontrollabile. È normalissimo, servono mesi, anni. Per questo vi dico importantissime delle protezioni, perché ve lo dico in anticipo, con l'ollie capiterà di cadere, anche perché l'ollie, per essere imparato come si deve, va praticato sia da fermi che in movimento. Proprio perché sarà un lungo percorso e ci sarà molta fatica nell'imparare questo trick, vi propongo 4 sfide per rendere la cosa più interessante. Prima, ollare del nastro adesivo. Questa prima sfida è importantissima perché una semplice striscia per terra sarà un riferimento per riuscire a ollare col giusto tempismo. Per questo vi consiglio anche di riprendervi con un cellulare, con una telecamera, così potete vedere se effettivamente ollate questa striscia e se ollate proprio nel momento giusto. Seconda sfida, olliamo un bastoncino. In questo caso la difficoltà aumenta perché se sbagliamo il bastoncino si sposterà, quindi assicuratevi che il bastoncino rimanga perfettamente nella stessa posizione. Terza sfida, bottiglia d'acqua. Anche qua l'esame è superato solo quando la bottiglia non si sposta di 1 millimetro. Quarta sfida, e se vogliamo un po' il vostro esame finale di questo tutorial, una tavola. Lo considero esame finale perché, anche se ovviamente voi continuerete, ci vorranno ancora mesi, anni per perfezionare, ollare più in alto, se ollate una tavola significa che avete acquisito la tecnica. Ovviamente una volta superata la tavola nulla vi vieta di porvi altre sfide, 2 tavole, 3 tavole, lo zaino o altre cose.
Il bello di imparare l'ollie è che le varianti sono infinite. Quello che vi consiglio io come primissima variante, una volta che avete un buon ollie, è di provare il fakie ollie. La tecnica è la stessa, ma si tratta di fare l'ollie andando all'indietro, sempre usando il tail. Vedete che la sensazione sarà diversa, alcune cose saranno più difficili, altre più facili. Sempre andando per gradi di difficoltà, una volta imparato il fakie ollie potete provare gli ollie 180. Prima di tutto potete partire con il frontside ollie 180, perché forse è quello più facile. Poi abbiamo il backside, che è il mio preferito, e partendo dal fakie ollie abbiamo fakie frontside e fakie backside, chiamati anche half cab. Sempre e solo quando riuscirete a rollare una tavola e avrete un ollie stabile, potete provare anche il kickflip, quindi far flippare la tavola con il piede anteriore, e il pop shove it. Già solo questi due trick combinati ai 180, immaginate a quante combinazioni possono dar vita. Ovviamente in descrizione vi ho linkato un po' di buoni tutorial al riguardo. E anche per l'ollie è tutto. Ciao!